Può succedere che tornati a casa dopo una settimana di assenza, specialmente se siamo stati fuori in una settimana con forti ondate di calore, troviamo la nostra giovane rosa inglese, quella che abbiamo curato, visto sbocciare e più volte fiorire, ormai quasi completamente spoglia. È possibile salvarla? Ciao, io sono Matteo e questi sono i miei Garden Tales. Tornato a casa, la rosa non era proprio in gran forma. I fusti erano però ancora verdi e dei nuovi germogli stavano già ricrescendo. Di fronte a una situazione del genere non tutto è perduto. Per darle nuova vita, prima di tutto la pianta va reidratata, mettendola in un recipiente pieno d'acqua e lasciandola a bagno per circa 30 minuti. L'obiettivo è ora quello di convogliare tutte le energie della pianta sui nuovi germogli. Le parti secche vanno rimosse e possiamo tagliare i rami riducendoli di 1/3, facendo i tagli leggermente al di sopra dei nodi sani. Durante questa prima potatura possiamo ancora lasciare qualche foglia tra quelle più verdi per permettere alla pianta di continuare la sua fotosintesi. Dopo un paio di giorni, con un bastoncino ho forato il terreno per aggiungere qualche granello di fertilizzante per rose e sono tornato a dargli un po' di acqua, questa volta però con un annaffiatoio, per iniziare a far sciogliere nel terreno i fertilizzanti aggiunti. In pochi giorni le prime foglie saranno formate e a quel punto possiamo rimuovere tutte quelle che avevamo lasciato. Con le rose è meglio non lasciare sul terreno le vecchie foglie, potrebbero essere malate e contagiare la nuova vegetazione. Una volta rimosse, possiamo pacciamare il terreno, andando a spargere della corteccia sul suolo. Questa copertura superficiale ci aiuterà a mantenere l'umidità nel terreno, limitando l'evaporazione, che nei vasi può essere anche molto elevata. A volte ci si distrae, ma la natura ci insegna che spesso possiamo riparare. In poco meno di 2 settimane, con piogge, sole e regolari annaffiature, la rosa è tornata a vegetare e presto tornerà a fiorire. Le piante ci insegnano che il recupero richiede del tempo. Non possiamo aspettarci risultati immediati, ma se lavoriamo con costanza e dedizione, possiamo apprezzare sempre nuovi cambiamenti positivi. Noi siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, lasciami un like e se vuoi vedere altri contenuti di questo tipo, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina vicino ad iscriviti. A presto!